tempo, volta, ora, periodo. Quale usare in italiano e come scegliere quello giusto? Vediamolo insieme. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parleremo di tutti i modi che abbiamo in italiano per parlare del tempo. Molti dei miei studenti hanno sempre delle difficoltà con queste parole, soprattutto se la loro prima lingua è l'inglese, in cui esiste una sola parola, time. In italiano invece ci sono tantissime parole in base a quello che vogliamo comunicare. Quindi oggi analizzeremo queste parole e impareremo ad usare quella giusta in base al contesto. Prima di tutto parliamo dell'idea del tempo. Infatti, quando stiamo parlando dell'idea, del concetto del tempo, allora la parola corretta da utilizzare è proprio tempo. Vediamo un paio di esempi. Il tempo vola quando ci si diverte. Il tempo vola quando ci si diverte. Oppure, mi dispiace, non ho tempo di chiamarti. Mi dispiace, non ho tempo di chiamarti. Poi, quando parliamo del tempo come una durata temporale, allora dobbiamo continuare ad usare la parola tempo. Quindi quando stiamo parlando di quanto tempo è necessario per fare qualcosa. La durata, il tempo necessario per fare qualcosa. Per esempio, quanto tempo ci vuole per arrivare a casa tua? Quanto tempo ci vuole per arrivare a casa tua? Oppure, per quanto tempo sarai in vacanza? Per quanto tempo sarai in vacanza? E ora fai attenzione a questo. Infatti, quando parliamo del tempo inteso come qualcosa di specifico, un momento specifico, un'ora specifica, allora dobbiamo usare la parola ora. Per esempio, sono sicuro che conosci questa espressione: che ore sono? Che ore sono? Oppure a che ora ci incontriamo? A che ora ci incontriamo? Io qui ti sto chiedendo un momento specifico, un'ora precisa. Oppure, a che ora inizia il film? A che ora inizia il film? Ora parliamo dell'idea del tempo quando ci stiamo riferendo ad un'occasione o forse un'occasione speciale. Per esempio, diciamo che hai avuto una giornata molto lunga e stancante al lavoro. Allora torni a casa e l'unica cosa che vuoi fare è metterti sul divano, accendere la TV e aprire una bella bottiglia di vino. Allora potresti dire che adesso è il momento giusto per aprire una bottiglia di vino. Quindi la parola giusta che potresti utilizzare è ora. Quindi ora si riferisce anche ad un'occasione particolare, speciale. Quindi potremmo dire: è ora di aprire una bottiglia di vino. È ora di aprire una bottiglia di vino. Oppure è ora di andare. È ora di andare. Prima di continuare però voglio dirti una piccola cosa. Infatti capire la differenza tra queste parole molto simili in italiano è davvero molto importante. Però oggi voglio consigliarti un metodo molto efficace per imparare e ricordare meglio tutte le parole che impari. Sto parlando di Busuu, una piattaforma fantastica per imparare le lingue con più di 120 milioni di utenti. Busuu rende l'apprendimento facile e divertente e ti permetterà di migliorare radicalmente il tuo vocabolario in italiano. Troverai delle lezioni brevi da fare quando vuoi e dove vuoi su tantissimi argomenti diversi in base al tuo livello. In questo modo imparare sarà più facile e motivante. In più, con il piano premium di Busuu avrai accesso a tutte le lezioni e avrai anche la possibilità di creare il tuo piano di studi.
Grazie al piano di studi potrai selezionare i giorni e l'ora in cui vuoi studiare e così riceverai un promemoria. Questo ti aiuterà a rimanere motivato e anche capire quanto tempo sarà necessario per raggiungere i tuoi obiettivi linguistici. Io adoro questa funzione perché dà molta struttura allo studio. Allora è ora di scaricare Busuu. Dai un'occhiata a Busuu e sblocca tutte le funzioni premium per 7 giorni cliccando sul link qui sotto in descrizione. Adesso possiamo continuare. E ora invece parliamo della parola volta. Quando parliamo del tempo come un'istanza, cioè più momenti che si ripetono nel passato, nel presente o nel futuro, la parola corretta da utilizzare è volta. Ovviamente possiamo usare anche il plurale volte, quindi una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte e così via. Per esempio, quante volte alla settimana vai in palestra? Quante volte alla settimana vai in palestra? Per esempio, vado una volta a settimana. Vado una volta a settimana. Oppure, sono stato in Italia 2 volte. Sono stato in Italia 2 volte. E ora parliamo del tempo come istante. Quando stiamo parlando di uno specifico istante nel tempo, la parola generalmente corretta da usare è momento. Per esempio, dov'era lui in quel momento? Dov'era lui in quel momento? Oppure, questo non è un buon momento. Questo non è un buon momento. Attenzione a non confondere momento con ora, perché generalmente usiamo ora proprio per parlare delle ore del giorno, quindi le 2, le 3, le 15. Invece momento si riferisce a un momento particolare nel tempo, non necessariamente un'ora del giorno. E poi, per finire, possiamo anche parlare di era o periodo, quando ci riferiamo ad un tempo più lungo. Quindi quando ci riferiamo per esempio a un'epoca, a un momento storico. Per esempio possiamo dire gli anni 60 sono stati un periodo interessante in Italia. Gli anni 60 sono stati un periodo interessante in Italia. Aspetta, ma l'espressione com'è il tempo o che tempo fa? Beh, in questo caso non stiamo proprio parlando del tempo, ma delle condizioni meteorologiche. Quindi, per esempio, se c'è il sole, se sta piovendo, se è nuvoloso. Quindi ricorda che la parola tempo può anche riferirsi a questo. Spero che ora sia tutto più chiaro, però come sempre, se hai qualche domanda, lasciamela qui sotto nei commenti e io risponderò il prima possibile. E come sempre, se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo a far crescere il mio canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così che non perderai nessun video futuro. Noi, come sempre, ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!